Ok, Bubukiris, questa palette... Dici a me, se mi chiami assistente Google c'è meno rischio di confondersi. Sigla. Slay, slay. Every day I slay. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi facciamo un video first impression sulla Chiara Ferragni Eyeshadow Palette. Se non sapete chi è Chiara Ferragni... Well. What can I say? Chiara Ferragni è una digital content creator, nasce come fashion blogger ma diventa quasi subito una delle influencer più seguite e apprezzate d'Italia. Una delle cose più importanti che in molti non si ricordano di dire, anzi forse la più importante, è che Chiara Ferragni è un'imprenditrice. Ha un suo brand di abbigliamento, un brand di gioielli e ha collaborato con tantissimi brand di fama mondiale come Lancôme, Nespresso, con la quale ha creato una sua capsule collection e un temporary caffè. Quindi non capisco perché ci si focalizza molto più sull'aspetto digital, social, piuttosto che sull'aspetto imprenditoriale. Lei è un'imprenditrice. In America la chiamerebbero una personalità del genere girl boss, no? E una delle cose interessanti che vi volevo far notare proprio su di lei è che per moltissimi anni è stata considerata la ragazza che si scatta le foto. Clearly they don't know what they're talking about. E invece poi piano piano ha iniziato a prendere consensi dal popolo italiano, anche dal mondo digital, quando si è sposata, quando è diventata mamma. Allora lì ha iniziato a essere percepita come la donna della porta accanto, more relatable, come una donna degna di rispetto, degna. Ed è una cosa che mi ha sempre fatto altamente incazzare. This says a lot about Italy and the society. Fatemi sapere se anche voi avete avuto questa percezione di lei e di come viene percepita in Italia. Ma chiudiamo questa parentesi, questo video non è inerente alla vita privata di Chiara quanto al suo brand Makeup. Adesso vi faccio una piccola introduzione, un riassunto della presentazione del video di Chiara che potete trovare qua sotto nell'info box. Allora, Chiara dice che il suo brand rispecchia la sua visione, la sua idea di empowering makeup. Sia la palette che tutti gli altri prodotti della gamma sono stati formulati in Italia, quindi sono di altissima qualità, ma sappiamo benissimo che l'Italia è proprio rinomata per questo. Ha creato questa palette per coloro che non hanno paura di esprimere la propria personalità, quindi io mi immagino persone audaci che non hanno paura, no? Anche di fare un look extreme. Can we go extreme with this palette? Who knows? Lo vedremo. Dura 24 mesi. Non mi ricordo di una palette che duri così tanto. All'interno troviamo ombretti che ha scelto in quanto questi rappresentano i colori che Chiara usa solitamente e che più preferisce nel make-up. I nomi tra l'altro sono parole che lei solitamente usa nelle sue frasi iconiche. Le texture che troviamo hanno un finish matte, degli ombretti glitterati, penso che siano questi due solamente dal finish glitterato. Adoro questo verde, mi piace tantissimo. Poi abbiamo ombretti dal finish metallizzato e dal finish shimmer. Cos'altro? Sì, vabbè, abbiamo lo specchio, la chiusura magnetica, it's very simple, però comunque quando vedi questa palette pensi a lei. E questa secondo me è una cosa molto bella, soprattutto per chi la segue. La prima considerazione a bruciapelo che ho avuto quando ho acquistato la palette è: perché non ci sono gli swatch? È una cosa che comunque ormai è sdoganata e normalizzata da svariati anni. Mi metto nei panni magari di una persona che non si occupa di beauty, è difficile chiaramente acquistare in questo modo. L'unica referenza che vediamo su pelle scura sul sito è lo swatch Silver on Dark Skin. È molto più semplice per chi acquista avere una guida per capire come un colore potrebbe risultare sul proprio incarnato. Ad esempio questi due rossetti sono entrambi nude ma hanno un sottotono diverso, uno è più scuro dell'altro. Quello che può essere definito un rossetto nude per me sulla pelle chiara è un marrone scurissimo. Se il brand mi sta guardando per i prossimi lanci sarebbe bellissimo se inseriste anche delle fotografie su vari incarnati. Oltre alla palette ha lanciato un mascara che mi sono dimenticata di mettere nel carrello, poi ha lanciato 3 rossetti
che sono veramente carini secondo me. Il packaging è super glitterato, qui abbiamo il logo iconico di Chiara Ferragni. Le colorazioni che ho preso io sono ovviamente quelle nude, perché sapete che io adoro i nude, li amo alla follia. Numero 2, Working Girl, che è un pink nude, e poi Hot Mamas, che è un nude che è leggermente più scuro, più tendente al peach, quindi pescato, marroncino, molto carino. Ah, quello rosso glitterato non l'ho preso perché boh, non mi ispirava tanto. Il blush, Maria Friends, you know why I didn't buy that blush. Nella presentazione è stato detto che è un blush che si presta per tutti i tipi di incarnati. Io ho le mie riserve. Se lo dobbiamo pensare come un blush, non è un blush indicato per tutti gli incarnati. Se invece vogliamo dargli a questo blush un doppio utilizzo, allora sì, perché probabilmente è un blush duochrome stile Orgasm di NARS, non so se avete presente, che ha delle perle sia rosa che dorate, quindi sulla pelle scura prevale l'oro e sulla pelle molto molto chiara prevale il rosa. Il prodotto è venduto ufficialmente come blush, quindi non è adatto a tutti i tipi di incarnati, secondo me. Io non ci posso fare niente con quel blush e quindi non mi andava di investire soldi inutilmente in questo modo. Allora andiamo ad applicare primer occhi. Questo qui è di Mulak, che mi è stato inviato per una nuova collezione. Se volete proviamo anche quella. Comunque potrei farlo un video sulle nuove uscite italiane. Sono uscite tante cose nelle ultime settimane. Che cosa ne dite? Fatemi sapere qua sotto cosa vorreste che recensissi. Possiamo fare un video di first impressions delle ultime uscite italiane. What do you think? Come primo colore vado ad utilizzare... Vado ad utilizzare Dreamy. Allora, un po' scuretto come colore di transizione per me, però apprezzo il fatto che sia scuro. Questo significa che chi ha la pelle più scura della mia can work with this, e questo è ancora più scuro di ombretto, quindi promette bene. Dubukiris. Mi piace questa cosa della palette. Night Out, this color right here. We like. Raga, allora questo è un marrone che mi sembra ossidi. Questi ombretti sanno il fatto loro. I'm impressed, I'm really impressed. Continuo a sfumare. A questo punto ho paura di usare il nero, perché se questa è la pigmentazione, my dear friends, tap it off. I'm testing. This palette is good. I'm speechless. Ora andiamo così con questo pennellino di Nabla. What do you think, guys? Per il momento gli ombretti opachi, raga, sono la vita. Passiamo a un altro colore. Adesso vado con Love Fiercely e vado sull'angolo interno, così. Io, raga, non so, I don't know how to explain it, but I really like this pink. Vorrei andare con Hi Guys. Yes, let's do this. Let's go pink, bitch. Okay, you know what I'm going to do now? This. Yes. Adesso, per andare a rendere tutto più omogeneo, vado con oh wow, con questo qua, no, questo qua, oh wow, e lo applico all'esterno dell'occhio così. Vado con Love Fiercely, questo qua. Raga, i metallizzati sono bellissimi, sono davvero belli. Voi che impressioni avete? Ok, adesso vado sulla palpebra inferiore ed applico Dreamy. Così, my dear friends. Oh yes. Vado con Night Out. Creo una sfumatura anche qua, leggera, ma la andiamo a creare. Non so se riuscite a vedere, but andiamo a sfumare con questo colore
colore. Scrivete con questo è un colore, no? Scrivete hashtag questo colore con questo pennello. Questa mascara di Morphe, Chocotone, questo è di Mulac, per un marrone scuro, Night Out, ancora. Ok, ho applicato le ciglia finte e ho fatto l'altro occhio. Adesso vado con Adoro, che mi dà un po' questo vibe di Trophy Wife. Trophy Wife, si chiamava così, di Fenty. E lo applico tipo come illuminante. Let's see if I can do that. Sarà un po' glitteroso, un po' glitterosino, però let's try. Ora passiamo ai rossetti. Vado prima con Working Girls. Questo è un rosa proprio di quelli da Nicki Minaj. Totale, raga, Nicki Minaj. Ma mi piace il fatto che le labbra siano belle pigmentate. Il rossetto è di ottima qualità, però chiaramente questo non è un colore che io posso indossare così da solo. I cannot use this. Ecco perché vi dico, è importante mostrare gli swatch quando si crea un prodotto, perché sulle labbra di Chiara questo rossetto risulta diverso. Cioè, se fosse Halloween, Barbie Girl o Carnevale, cioè io lo porterei tranquillamente senza una lip liner, però così questo io non mi sento tanto di consigliarlo come nude per pelle scura. Se vi piace, allora magari abbinateci una matita come Chestnut di MAC, Chocolate di Bobbi Brown. Proviamo l'altro invece, che mi sembra forse un po' più adatto, è leggermente più scuro ed è Peachy. Ho le labbra screpolatissime. Allora, questo, come potete notare, è meno freddo rispetto all'altro, però comunque anche questo da solo non si può utilizzare e io sono molto chiara per essere scura, quindi questo è un colore che necessita, come l'altro, di una matita per le labbra marrone. Adesso facciamo una prova. Ok, vado con Chocolate di Bobbi Brown, secondo me questo è il colore adatto, perché vedete è un marrone bello caldo. Yes. Poi voglio fare un'altra cosina di quella che faccio io con i rossetti. Vado con questa matita qua, questa è la Lip Contour Rich Brown di Huda Beauty, che vi consiglio di prendere perché è veramente pazzesca. If you have dark skin, this is a must. Se siete truccatori, this is really good for dark skin. Vado a definire il contorno. There you go. E adesso andiamo con Hot Mamas. Secondo me questo qui dentro è una goduria pazzesca. Oh, look at that! You see what I'm talking about? This is the type of color that you use with a lip liner. Without lip liner, La vedete la differenza? La vedete la differenza? Scrivetelo! La vedete? Sì, la vedo la differenza, ma di apprezzo. Domanda del giorno. Secondo voi la palette è dark skin approved oppure no? Che cosa ne pensate voi? Il saluto della Grace. Il saluto della Grace. Break it down now. Il saluto di oggi va a Federica Chiara Beauty. Ciao Federica, ti mando un bacio enorme, grazie mille per far parte della mia community su Instagram, quindi della Instagram Family. E se anche tu vuoi essere salutato nel mio prossimo video, l'unica cosa che devi fare è seguirmi sulla pagina Instagram ed essere attivo. Quindi se faccio un post magari commenta, se vi faccio una domanda rispondete nelle stories. Ecco questo, fatevi sentire, fatemi sapere che ci siete. Considerazioni personali sulla palette. Una cosa importantissima che non ho detto è che la palette si chiama The Iconic Palette by Chiara Ferragni, però qua sulla palette non c'è scritto Iconic da nessuna parte.
Cioè c'è solamente, no, non c'è scritto, quindi io pensavo si chiamasse The Chiara Ferragni Eyeshadow Palette, invece si chiama The Iconic Eyeshadow Palette by Chiara Ferragni. Allora, è una palette challenging perché ci sono un sacco di colori freddi. Abbiamo questo celestino qua che valorizza di più l'incarnato del fototipo di Chiara Ferragni. L'ha detto lei stessa, sono i colori che più adora indossare, quindi chiaramente lei, essendo bianca, bionda, con gli occhi azzurri, io sono il fototipo opposto. È chiaro che ci siano delle colorazioni che non siano proprio adatte a me. Tuttavia sono stati inseriti dei colori che secondo me sono strategici per la realizzazione di look anche per pelle scura. Abbiamo questi due marroni che, se non ci fossero, la palette non sarebbe nella maniera più assoluta dark skin approved. Questi due ombretti 1 e 2 non si vede secondo me in video davvero quanto sono belli su pelle scura, nonostante questo sia un colore comunque dal sottotono freddo, ma vi posso garantire che it's a very nice color. Anche questo pink really bright pink, cioè mi sta bene, non è un tipo di rosa che io andrei ad indossare on daily basis, però comunque non sta male. Il verde lo adoro, io adoro i verdi nel make up. Qui abbiamo tutte tonalità nude per pelle chiara, però a me piace, devo dire che sono piacevolmente colpita. Che cosa ne pensate voi? Vi piace questo look oppure non vi piace? Vi piacerebbe magari scoprire qualche altro stile di make up con la palette? What do you think? Ah, il prezzo della palette è 49 euro, costosina, diciamo così. I due rossetti Hot Mamas secondo me può funzionare con una lip liner. Anche questo può funzionare con una lip liner, però magari lo consiglierei a degli incarnati più chiari. Se invece preferite i nude dal sottotono freddo, allora io vi consiglio, non ricordo mai il nome di questo rossetto, Working Girl, e di utilizzare, se avete la pelle scura, una matita marrone neutra o fredda se siete molto scuri o scure di carnagione. Quindi io la palette mi sento di promuoverla, poi è un pezzo unico di collezione, secondo me è un ottimo regalo da fare a Natale. I really like it. I really like this palette, it's very cute actually. Questo è un altro look che ho creato sempre con la stessa palette, utilizzando solamente gli ombretti opachi, quindi come potete notare si può realizzare tranquillamente un look soft glam. Questo è un halo smokey eye su pelle scura, trovo che sia veramente molto elegante. Che ne dite? What do you think? Chissà se vi piacerebbe magari vedere qualche altro look con questa palette, fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Io ho voglia di giocare un po' con questa palette perché è challenging, è una palette con una storia a colori molto particolare. Se siete arrivati a guardare il video fino a qui, scrivete hashtag glitter rosa, visto che la palette è super glitterata e rosa. E ovviamente se il video vi è piaciuto mettete un like, che mi aiutate ad essere spinta qui sulla piattaforma YouTube, così che altri utenti possano scoprirmi e apprezzarmi come lo state facendo voi. Siamo alla fine di questo video, se siete arrivati qua vuol dire davvero che sono stata bravissima a intrattenervi, quindi questo è il momento giusto per iscriversi. Se volete farlo è gratis e mi aiutate a far crescere questa community. E niente ragazzi, io spero che questo video possa esservi piaciuto e noi ci vediamo su Instagram magari più tardi o su TikTok. Ciao!